Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente andiamo a mettere le mani in modo serio sul nostro SH300i. Andiamo subito a vedere come cambiare la cinghia del nostro SH. Prima di tutto compriamo i pezzi e io qui ho comprato un abbando e non quello originale perché costa molto di meno, anche perché poi sembra che quella originale Honda sia proprio l'abbando stessa, solo che è marchiata Honda. Quindi visto che la bando va molto bene, ricompriamo questa cinghia bando G89970, questo è il codice. Non vi preoccupate, comunque io vi scrivo tutti i riferimenti sempre sotto nelle descrizioni del video. Mi raccomando, guardate sempre le descrizioni sotto, perché io vi pubblico degli aggiornamenti che non vi posso ovviamente scrivere nel video, quindi tutti i codici li trovate sotto nella descrizione. Prendiamo anche i rulli originali, questo è il codice 22, 13, 3 e così via, che trovate sotto nella descrizione. Fatto questo, prendiamo gli attrezzi e cominciamo. Allora, per smontare la cinghia noi dobbiamo smontare prima il filtro dell'aria e visto che ci siamo gli possiamo dare una controllata, una pulita o addirittura sostituirlo. E poi dopo qui andiamo a aprire il carter. Questi sono bulloni da 8, eccoli qua. Quindi cominciamo con il filtro dell'aria. Allora, qui ho una brugola da 5 per rimuovere questa prima parte. Ci sono 3 brugole, eccole qua, queste sono le brugole. Poi partiamo con, queste sono delle viti a croce. Rimuoviamo 7 di queste viti a croce per la plastica. Estraiamo il filtro. Questa è tutta la calotta. Ok, questa parte si divide in due, eccola. Ok, qui c'è una spugnetta che ora smontiamo e andiamo a pulire anche questa. Questo è incastro semplice, sono queste linguette. C'è un'altra, eccola, ok. Questa spugnetta serve per non far entrare la sporcizia, eccola qua. Questa è stata messa anche male, è stata acciaccata. Allora, questa qua la possiamo pulire con la benzina. Questo tipo di spugne le possiamo pulire con la benzina, che vengono pulitissime. Mi raccomando, fate attenzione alla benzina perché è infiammabile e pericolosa. Fatelo sempre in posti areati. Ok, ora questa la mettiamo da parte, che ora la benzina evaporerà e rimarrà asciutta. Ok, andiamo avanti. Io già che ci stavo ho cambiato anche il filtro dell'aria, tanto comunque penso che lo cambierò sempre intorno allo stesso chilometraggio della cinghia e dei rulli. Ok, io prendo una chiave, questa è da 8, e cominciamo a smontare il carter. Allora, qui dietro c'è una chiave che è nascosta, una 8 che è nascosta, ci dobbiamo accedere con una chiave normale, e poi qui c'è una 10 che sorregge dei tubi, anche questa dobbiamo usare una chiave. Eccolo qua, si vede, questo è un 10. Allora, qui dobbiamo fare un attimo di attenzione perché ci sono delle viti che sono più lunghe e più corte. Ora adesso ce le segniamo, vedete questa qui, questa è corta, questa è più lunga, che stava messa qui. Allora io qua mi segno per riconoscerla, l'altra è inutile segnarla perché è uguale a tutte le altre. Poi c'è questa centrale che è la più lunga di tutte, che comunque solo qui può andare.
Eccola, anche questa è più lunga, quindi qua sotto noi ci dobbiamo ricordare che questa è una delle più lunghe, quindi ci mettiamo un segno qui con la matita. Ora possiamo togliere quella più lunga. Eccola. Dal carter abbiamo rimosso 2, 4, 6, 7 viti corte, 2 un po' più lunghi, una lunghissima e questa vite qua che tiene i tubi qui, eccolo. Bene, ora possiamo aprire il carter. Eccolo. Subito diamo una pulita e qui dobbiamo controllare se il cuscinetto è in buono stato, se ci sono per caso dei grumi o altro. Dobbiamo girare il cuscinetto. Se è rotto, girandolo sentiamo come se ha la sabbia e non scorre pulito, quindi noi diamo una girata così, sentiamo che va bene. Ok, liberiamo la cinghia. Qui abbiamo la frizione, questa è la campana da frizione con un dado che dobbiamo utilizzare, un bussolotto da 17, mettiamo qua così. Poi da quest'altra parte abbiamo il variatore che utilizziamo un bussolotto da 14. Con la nostra pistola andiamo al contrario, senso antiorario, lo svitaggio. Questo è il dado. Qui abbiamo anche, questo è un pezzo particolare fatto apposta, perché praticamente qui dopo noi lo andremo a ingrassare. Noi dobbiamo rimuovere il grasso che si trova attualmente qui presente e andremo a ingrassare. Perché dobbiamo ingrassare? Perché questa parte, questo punto, va a fissarsi proprio dentro al cuscinetto. Eccolo qua. Perché fa questo lavoro qui, ecco. Quindi noi qui dopo ci andremo a mettere qua sopra del grasso. Gli o-ring sono due, quello centrale non è un o-ring, sembra che c'è lo spazio di un o-ring, quindi non ce lo mettete perché nello spazio centrale serve a mantenere il grasso all'interno. Infatti se voi fate così il grasso se ne va via, ecco. Variatore. Anche qui noi andremo leggermente ad ingrassare. Semipuleggia, eccola, semipuleggia, diamo una pulita. Allora qui dobbiamo pulire, dobbiamo togliere tutte le parti. Questa è la polvere della frizione. Visto che ci siamo, diamo un'occhiata anche al ferodo della frizione. Questo è il ferodo, probabilmente funziona proprio come delle ganasce vere e proprie, come i vecchi freni. Questo ferodo che si consuma, quindi se voi a un certo punto sentite che comincia a strappare in accelerazione, potrebbe essere che o la campana è consumata oppure che questo ferodo si sta consumando. Sfiliamo, eccola, ecco la cinghia. Liberiamo la cinghia, eccola qua. Allora, ecco il nostro scopo. Questa cinghia ha 27.000 km, anche se l'Honda ci consiglia di cambiare la cinghia a 18.000, quindi siamo quasi a più della metà della sua vita. Allora la cinghia a vederla sembra ancora buona. C'è chi dice che dura molto di più. Comunque, diciamo, siamo arrivati a 27.000 km, ci sono degli spacchi qua, vedete che comunque un po', però diciamo che non è messa molto male. Qua si vede la leggermente consumata da questa parte. Vediamo se ci sono delle scritte. Bisogna dargli una pulita per vedere il nome, di che marca è. La precedente si leggono ancora le scritte in giallino e qui in giallo verde, e probabilmente è un abbando, quindi questa abbando a 27.000 km si è conservata molto bene. Va bene, rimuoviamo anche qua i rulli.
ecco la scatola dei rulli. Ora andiamo a cambiare anche i rulli, visto che ci siamo. Queste sono le guide, le manteniamo. Allora, questi sono i rulli originali, vedete c'è molta polvere. Ora qui gli diamo una bella pulita, gli diamo. Togliamo anche questo, ricordiamo come era messo, così lo rimettiamo nello stesso modo, così. Ok, allora andiamo a sostituire i rulli. L'Honda non ci dà particolari spiegazioni su come mettere i rulli, e cioè il verso. Vi ricordate che io per lo Sport City dovevo rispettare, in questo caso l'Honda non ci dice come vanno messi, se in questo modo o se in quest'altro. Questi rulli sono simili perché da questo lato c'è la parte metallica, invece da quest'altro mantiene la parte di plastica. Tutti quanti sono messi nello stesso verso, eccoli qua, vedete. Avendo in mano così il variatore, io devo mettere i rulli in modo che veda la plastica, quindi io ora li andiamo a cambiare. Qui diamo ovviamente una pulita generale. Quindi i rulli io li metterò da questo lato, da questo verso. Allora, se vogliamo entrare nello specifico dei rulli e vogliamo fare i pignoli e tenerli fino alla loro usura totale, l'Honda ci dice che i rulli possono arrivare a un minimo di 22,5 mm di diametro. Quindi noi andiamo col nostro calibro a misurare e questi sono 23 mm, quindi io potrei andare ancora di mezzo millimetro. Questo è 23, quindi questi hanno 28-27.000 km. Vediamo quelli originali quanti sono. I nuovi rulli sono da 23,4 mm, quindi si è consumato solamente di 0,4 mm con 27.000 km, quindi i rulli possono durare teoricamente anche 50.000 km in condizioni di non rottura. Ma io comunque, se la cinghia la facciamo durare 30.000 km, vado a cambiare anche i rulli, tanto non costano tanto, anche perché se si rompe un rullo diciamo sono problemi, ecco. Puliamo il carter. Questo è il nostro variatore bello pulito. Allora i rulli li mettiamo nello stesso verso di come stavano prima, e cioè plastica, ferro. Quindi io li metto partendo da qua, io tengo con la mano destra il variatore e io metto i rulli tutti nello stesso verso. Eccolo qua, così. Ricomponiamo il nostro variatore, eccolo. L'Honda ci dice che dobbiamo mettere un pochettino di grasso qui sulla rondella, praticamente da questo lato. Mi raccomando, non eccedete, mi ha messo appena. Qui ho del grasso generico, grasso 1000 usi che sto usando. Mi raccomando, non lo mettete sulla filettatura. Non ho messo proprio un filino, lo possiamo, il resto lo possiamo anche togliere col dito. Se per caso per sbaglio vi si è ingrassata la filettatura, pulite il tutto con la benzina, che è un ottimo sgrassante. Ok, prepariamo la cinghia. La cinta non ha un verso di rotazione, quindi lo possiamo mettere come ci pare. Ora adesso io devo tirare, devo allentare la molla e far entrare la cinghia dentro. Possiamo aiutare col piede, così tiriamo. Ok.
la tengo perché se no la cinghia uscirà. La tengo così. Ok, eccola. Ok, l'altra semipuleggia. Io metterei prima questo bullone perché tende a scappare, perché se la frizione si dilata troppo, dopo qui abbiamo difficoltà a mandare a battuta la semipuleggia. L'onda ci dice che dobbiamo stringere questo bullone a 83 Nm per metri, mentre quello da frizione a 74 Nm per metri. Allora, siccome dovremmo avere le chiavi fatte apposta, qui c'è, vedete questi due viti per stringerli, e anche qui dovremmo bloccare con la campana e stringere, e la chiave dinamometrica 80 è molto difficile stringere con la chiave dinamometrica a quelle forze, perché noi dobbiamo stringere molto forte, trattenere molto forte la poleggia, la frizione della campana con il nostro attrezzo, e stringere contemporaneamente è molto difficile, e quindi invece noi utilizziamo il compressore. Se noi proprio vogliamo stare sicuri, ci mettiamo un pochino di frenafiletti, proprio una striscina minima così, mettiamo una cosetta del genere che ci aiuta a stare sicuri. Questo è il frenafiletti, serve per frenare appunto i filetti. Campana frizione. Allora, noi dobbiamo mettere questo pezzo che abbiamo pre-ingrassato, eccolo. Anche qui noi possiamo mettere un po' di frenafiletti. La miglior cosa è cambiare tutte le volte questo dado. Mettiamoci un po' di frenafiletto pure anche qui, eccolo. Allora, siccome è impossibile stringere a mano a 83 Nm per metri, noi ci affidiamo al nostro compressore. Il mio compressore ha potenza massima 300 Nm per metri, quindi è troppo. Allora che faccio? Io lo abbasso. Qui sotto io ho i numeretti qua, invece di metterlo a 4, quindi a 320 Nm per metri la sua forza, lo posso mettere a 3 o a 2. Vediamo, ora lo mettiamo a 2, stringiamo. Ok, passiamo alla frizione col 17, stringiamo anche questa. Ok, una volta finito possiamo richiudere. Rimontiamo il carter. Ricordiamoci che questa più lunga andava di qua e quest'altra andava di qua. Allora, il modo corretto per stringere il carter è prima avvitare senza stringere tutte le viti, e dopo serrare a X, e cioè io parto da una parte e vado dall'altra, parto da sopra e vado sotto, mentre io vado a fare una X. Ok, ora possiamo richiudere il filtro dell'aria. Ricordatevi di scaricare anche questo eventuale scarico di sporcizia.
Allora rimettiamo la spugna, questa qua, questa vedi è stata acciaccata malamente, duramente, eccola qua, è stata presa proprio qui. Mi raccomando, fate attenzione a non ripetere lo stesso errore. Poi andiamo a chiudere il sandwich. Possiamo, mentre chiudiamo, possiamo tenere d'occhio la spugna che non si incastri. Possiamo rimettere il carterino qua, il filtro, e abbiamo finito, yeah! Ok ragazzi, abbiamo finito qui il nostro lavoro, abbiamo cambiato cinghia e rulli e ora non ci rimane altro che mettere in moto e far assestare. I primi secondi si assesterà la cinghia, sentirete un rumore magari strano. Questa cinghia ha 27.000 km, la davano come 18.000 km da cambiare, ma sembra proprio... ma io penso che questa che ho montato adesso 30.000 km ce li farò di sicuro, quindi ci rivediamo tra 30.000 km. Nel frattempo iscrivetevi al canale YouTube, come la pagina Facebook, e visitate il mio sito danieleproietti.it, che c'è una marea di cose fighe. Mi raccomando, guardate sotto sempre nelle descrizioni, io vi linko tutti i codici, tutti gli aggiornamenti, sotto andate a vedere. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, e per ogni mi piace una cinghia usata per tutti. Bene ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima. La descrizione quello che ho comprato io, eccolo qua. La forma una cosa da controllare è lo stato interno della scatola. Poi, visto che ci siamo, un'altra cosa è praticamente identico qua.